Ciao a tutti, io sono Laura. Io sono Sabrina. Bentornati nel nostro canale. Allora, oggi ho pensato di farvi vedere come si cambia la batteria al microinfusore Ipsopump. Si usa una classica batteria, come questa, non ricaricabile, non è consigliato. Vi faccio vedere in semplici passi come si cambia la batteria. Innanzitutto, quando vi compare questo segno, è accompagnato anche da una vibrazione molto prolungata e fastidiosa se voi non gli fate l'ok. Appena fate l'ok, smette di vibrare. Se voi non lo cambiate subito, lui vi avverte dopo un po' di tempo di nuovo con un'altra vibrazione che deve essere cambiata la batteria. Allora, innanzitutto nella scatola. Sì. Nella scatola, nella scatola che la ricevete insieme a tutte le altre cose del microinfusore trovate una piccola mini guida molto pratica perché la potete portare con voi e qua vi fa vedere tutte le icone che possono comparire sul microinfusore, come quelli di errore, di batteria, di insulina che sta finendo. Perfetto, perché si metteva qua. Ed è una chiave. Trovate anche il manuale di istruzioni. Ma tu sei la chiave, tu lo metti così e poi si apre, ma è finito. Lo chiudi. Brava! E trovate anche una guida rapida, è molto più sottile, la potete portare anche questa con voi, però comunque essendo il formato molto piccolino io mi portavo nei primi mesi del microinfusore mi portavo questo con me. È quanto? Dammi un po' mani. Se lo perdi, Sì, se lo perdi. non lo trovi più. Non lo trovi più perché è piccolina. Sì, Lo è metti dov'era? piccola. Così facciamo vedere. Vi viene fornito, come vi diceva Sabina, anche un tappo di riserva perché loro consigliano di cambiarlo ogni 3 mesi perché siccome il microinfusore è resistente all'acqua potete andare anche a mare a fare il bagno, in piscina oppure anche nella doccia chi non lo vuole togliere perché ha il bollo prolungato e di questo ne parleremo un'altra volta. Qua dentro lo trovate il tappo di riserva. Ora io ve lo faccio vedere con me. Ma non si perde, no. No, non si deve perdere. Insieme a tutte le altre cose trovate anche la monetina, come la chiamiamo noi, Sì. e un portachiave piccolino con il logo, sì, ora te lo do, con il logo dell'azienda che Sì. serve per svitare il tappo. Si va. Così. Così si usa. Così si fa. Allora lo apriamo. L'abbiamo. Questo è il tappo di quale vi parlavo prima, molto piccolo, state attenti a non perderlo, come vi dice anche Sabina. Semplicemente si estrae la batteria e si mette quella buona, quella nuova. Nel caso in quale voi non avete una batteria appresso, nel momento in quale vi dice il microinfusore che dovete cambiare la batteria, allora non è un problema perché la batteria vi dura quasi 2 giorni. Quando lo stringete, fatelo per bene così siete sicuri che è chiuso bene e che non può entrare acqua all'interno. Ecco a voi, la batteria è piena ed è fatto. Visto che ci siamo, vi volevo fare vedere anche le cover che me le hanno regalate insieme a tutto il kit e il microinfusore. Come prima custodia abbiamo questa in silicone, molto comoda perché ti aiuta a tenere il microinfusore in mano senza scivolare, perché lui così, senza nessuna custodia, è leggermente scivoloso. Abbiamo questa, è molto semplice da usare.
Di solito mi diverto con la mia bambina perché lei mi sceglie il tipo di custodia e il colore e facciamo questo gioco insieme. Allora, questo molto femminile, un bel rosa. Lo stesso in silicone abbiamo anche la variante grigia, uguale, e anche un verde un pochettino forte, un po' fluo. È molto bello, in estate io l'ho usato tanto questo. A parte questo, come custodia abbiamo anche quelle in tessuto, come questa è una, l'apriamo insieme, è una custodia per il reggiseno. Questa va usata sia da sola senza nessun tipo di custodia, ma anche così la potete usare sopra. C'è un piccolo aggancio che può essere attaccata sia davanti al reggiseno oppure dietro. È molto comoda anche questa, anche perché così non si nota completamente il microinfusore. Ora vi faccio vedere, è un tessuto molto elastico e molto morbido, infatti non dà nessun tipo di fastidio sulla pelle. E così. Lo stesso tipo di custodia in tessuto morbido per il reggiseno è disponibile anche in nero. L'abbiamo qua in nero, è uguale. E poi abbiamo sempre in tessuto la tracollina sia bianca, così, e sia nera. Io quest'estate ho usato questo tipo di tracolla, invece di averla qua, così, nel collo, ho pensato di dargli una nuova vita e di usarlo in un modo diverso. Allora la apro e me la metto intorno alla vita e poi me la metto di lato oppure dietro. Quando avete il microinfusore messo in questo modo qua, con questo tipo di custodia, se scegliete questa, avete comunque la mano libera nel caso in quale voi avete scelto di inserirlo nella mano il microinfusore. Avete lo stesso, io ho il tessuto però ho preso lo stesso, perché avete tutta la mano libera lo stesso, anche se è messo così. Poi se l'avete inserito nella pancia è ancora più semplice. Dopodiché abbiamo anche altro tipo di custodia, ora ve li faccio vedere. Abbiamo pure questa, è un po' più, diciamo, elegantina, nasconde tutto, non si vede niente, ha una calamita, si chiude. Ricorda un po' le custodie dei cellulari all'inizio, quando sono usciti i cellulari. Ora ve la faccio vedere anche questa come sta. Ecco qua, e si chiude, è molto simpatica anche questa. L'aggancio ce l'ha qui. E poi abbiamo un altro tipo di custodia che devo dire che è la mia preferita. Perché è la mia preferita? La chiamano una custodia a 360 gradi, si inserisce qua. Mi piace perché la posso usare sia attaccata nel reggiseno che nel pantalone, anche nei pantaloncini, perché il peso del microinfusore è molto leggero, è intorno a 85 grammi e la potete tranquillamente agganciare anche nei pantaloncini in estate, perché sta fermo lì, non cade, non vi fa cadere neanche il pantalone, è tutto a posto. Quello che mi piace di questa custodia è che lei gira, il suo aggancio gira e io me lo posso agganciare dove voglio, così, oppure così, oppure se ce l'ho messo così, però io la voglio vedere al contrario, basta che io giro, senza sganciarlo di dove ce l'ho, lo giro e lo vedo comunque lo schermo verso di me, rivolto verso di me, anche se questo microinfusore ha l'opzione di scegliere come vuoi mettere lo schermo,
dall'alto verso il basso oppure al contrario, perciò se io ce l'ho messo così lo posso anche girare al contrario, non è nessun tipo di problema. Poi in un altro video vi farò vedere come funziona e tutte le altre applicazioni che ce le ho sia per il microinfusore sia per il sensore di glicemia, che ancora ve lo devo fare vedere, che sarebbe quello del braccio. Questo è tutto, la mia preferita è questa, sceglierò di nuovo questa perché è molto semplice e molto comoda. E vi ringrazio che avete seguito il mio video. Se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto. Ci vediamo nei prossimi video, grazie a tutti di averci seguite, un bacio, a presto!